Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Adasube durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa Adasube? Adasube è un farmaco a base del principio attivo loxapina, appartenente alla categoria degli antipsicotici diabenzazepinici e nello specifico diazepine, oxazepine, tiazepine e oxepine. È commercializzato in Italia dall'azienda Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Acrafe SpA, sede legale. Adasube può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Adasube 9,1 mg polvere per inalazione predosata 1 inalatore. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Alex Zauc Ltd. Concessionario: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Acrafe SpA, sede legale. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: loxapina. Gruppo terapeutico: antipsicotici diabenzazepinici. Forma farmaceutica: polvere per inalazione. Indicazioni. Adasube è indicato per il controllo rapido dello stato di agitazione da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare. I pazienti devono ricevere il trattamento abituale immediatamente dopo il controllo dei sintomi acuti di agitazione. Posologia. Adasube deve essere somministrato soltanto in ambito ospedaliero sotto la supervisione del personale sanitario. Deve essere disponibile un broncodilatatore beta agonista a breve durata d'azione per trattare possibili effetti indesiderati respiratori gravi, broncospasmo. Posologia. La dose iniziale raccomandata di Adasube è 9,1 mg. Se necessario può essere somministrata una seconda dose dopo 2 ore. Non devono essere somministrate PA di 2 dosi. Può essere somministrata una dose PA bassa da 4,5 mg se la dose da 9,1 mg non era stata ben tollerata in precedenza dal paziente, o se il medico decide che la dose PA bassa sia più appropriata. Il paziente deve essere tenuto sotto osservazione per segni e sintomi di broncospasmo nella prima ora dopo ciascuna dose. Anziani. La sicurezza e l'efficacia di Adasube in pazienti con età superiore a 65 anni non sono state stabilite. Non vi sono dati disponibili. Compromissione della funzionalità renale e/o epatica. Adasube non è stato studiato in pazienti con compromissione della funzionalità renale o epatica. Non ci sono dati disponibili. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Adasube in bambini, di età inferiore a 18 anni, non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Uso inalatorio. Il prodotto è confezionato in un astuccio sigillato. Importante: il prodotto deve rimanere nell'astuccio fino al momento dell'uso. Al momento dell'uso, il prodotto viene rimosso dall'astuccio. Quando la linguetta a strappo è rimossa, si accende una luce verde che indica che il prodotto è pronto per l'uso. Nota: il prodotto deve essere usato entro 15 minuti dalla rimozione della linguetta. Per erogare il medicinale, il paziente inala attraverso il boccaglio con un respiro profondo e costante. Alla fine dell'inalazione, il paziente rimuove il boccaglio dalla bocca e trattiene brevemente il respiro. Il medicinale è stato erogato quando la luce verde si spegne. La parte esterna del dispositivo si può scaldare durante l'uso. Questo è normale. Per le istruzioni complete su come usare Adasube vedere il paragrafo delle informazioni per il personale sanitario nel foglio illustrativo. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad amoxapina.
pazienti con segni/sintomi respiratori acuti, ad esempio respiro sibilante, o con malattia attiva delle vie respiratorie, quali pazienti con asma o con broncopneumopatia cronica ostruttiva BPCO. Vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il corretto uso dell'inalatore ad ASUVA è importante per la somministrazione della dose piena di loxapina. Il personale sanitario deve assicurarsi che il paziente usi l'inalatore correttamente. Ad ASUVA può avere un'efficacia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La somministrazione concomitante di benzodiazepine o altri ipnosedativi o depressori respiratori può essere associata a eccessiva sedazione e depressione respiratoria o insufficienza respiratoria. Se la terapia con benzodiazepine è ritenuta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere ad ASUVA durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ad ASUVA durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. I neonati esposti ripetutamente agli antipsicotici durante il terzo trimestre di gravidanza sono a rischio di effetti indesiderati, compresi sintomi extrapiramidali e/o di astinenza che possono variare in gravità. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi sull'effetto di loxapina sulla capacità di guidare e di usare macchinari. A causa della capacità di indurre sedazione/sonnolenza, affaticamento o capogiri, i pazienti non devono azionare macchinari pericolosi, compresi motoveicoli, fino a quando siano ragionevolmente sicuri che loxapina non provoca loro effetti indesiderati. Vedere paragrafo 4.8. Ad ASUVA altera in modo considerevole la capacità di guidare e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La valutazione delle reazioni avverse provenienti dai dati di studi clinici si basa su 2 studi clinici di fase 3 e 1 di fase 2A. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Durante gli studi clinici non sono stati riportati casi di sovradosaggio da ASUVA. In caso di sovradosaggio accidentale, i segni e sintomi dipenderanno dal numero di unità prese e dalla tolleranza individuale del paziente. Come ci si aspetterebbe dalle azioni farmacologiche di loxapina, i segni clinici possono variare da depressione lieve della SNC e del sistema cardiovascolare, a profonda ipotensione, depressione respiratoria e perdita di coscienza. Vedere paragrafo 4. Deve essere tenuta in considerazione la possibilità del verificarsi dei sintomi extrapiramidali e/o degli attacchi convulsivi. È anche stata riportata insufficienza renale in seguito a sovradosaggio di loxapina. Il trattamento del sovradosaggio è essenzialmente sintomatico e di supporto. Si può prevedere che l'ipotensione grave risponda alla somministrazione di noradrenalina o fenilefrina. Non deve essere usata adrenalina poiché il suo utilizzo in pazienti con blocco adrenergico parziale può ulteriormente abbassare la pressione sanguigna. Vedere paragrafi 4 e 5. Gravi reazioni extrapiramidali devono essere trattate con agenti anti-Parkinson anticolinergici o di fenildromina cloridrato, e deve essere iniziata la terapia anticonvulsiva come indicato. Misure aggiuntive comprendono ossigeno e fluidi per via endovenosa. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Psicolettici, antipsicotici. Codice ATC. N05A01. Si suggerisce che l'efficacia di loxapina sia mediata attraverso antagonismo ad alta affinità con i recettori D2 della dopamina ed i recettori 5-HT2A. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La somministrazione di ASUVA è risultata in un rapido assorbimento di loxapina con un tempo mediano di concentrazione plasmatica massima, Tmax, di 2 minuti. L'esposizione all'oxapina nelle prime, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici di sicurezza non hanno rivelato un rischio particolare per l'uomo in base a studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute e genotossicità, ad eccezione, elenco degli eccipienti non presenti. Fonte, foglietto illustrativo.
AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.